Ciao a tutti, come vi dicevo scorso video, io e mio marito siamo andati in Giappone per fare per viaggio dopo 5 anni. Sono tornata in Italia da 2 giorni e vorrei condividere questo viaggio in Giappone con voi. Siamo partiti 1 marzo da Venezia, cambiando andata a Zurigo e siamo arrivati a Tokyo mattina. E poi abbiamo passato mezza giornata all'aeroporto di Narita. Verso 5 di pomeriggio abbiamo ripreso aereo per andare a Osaka. Questa è la mappa del Giappone con i posti segnati che inizialmente avevamo mezza idea di andarci, ma alla fine siamo andati a Osaka, Nara, Kobe, Kyoto, Ise, Hamamatsu e Tokyo. Questa è una immagine di aeroporto di Narita a Tokyo, quando siamo appena arrivati dopo 16 ore e mezzo di viaggio. Dalla porta di casa nostra sono passati circa 20 ore. In più, prima di partire ho preso grandissimo raffreddore, quindi stavo malissimo sull'aereo e mi sentivo un tofu investito da un'auto, ma allo stesso tempo mi sentivo sollevata che siamo arrivati in Giappone finalmente e ero molto 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 felice. Questa è una immagine di Konbini, sarebbe Convenience Store, interno di aeroporto di Narita. Convenience Store perché è negozio conveniente, aperto sempre. In aeroporto non lo so, però di solito 24 su 24 ore aperto e a tutto quanto cibi, oggetti, mutande, shampoo, balsamo, succo, caffè, uovo. Uno dei posti più caratteristici per stranieri che visitano in Giappone. Un'altra caratteristica cosa che viene molto parlato dai stranieri è Jido Hanbaiki, sarebbe distributore delle bevande. Se camminerete per la strada in Giappone troverete molto spesso e anche all'interno di qualche edificio. Di solito hanno i succhi, acqua, caffè, inserire i soldi e schiacciare le bevande che preferite. Allora esce fuori. Una bevanda di solito intorno a 150 yen, potrebbe essere 130, potrebbe essere 170. Per il cambio buono che c'è adesso, il favore per euro, costa un po' più di 1 euro. Questa è una immagine di un negozio interno di aeroporto, il negozio che vendeva i prodotti di Hokkaido, una isola grande del nord del Giappone. Qua sempre interno di aeroporto di Narita e io e mio marito stiamo facendo in giro dove ci sono i ristoranti per decidere dove mangiare il pranzo. C'era il ristorante di dashi chazuke, sarebbe una zuppa con riso e con brodo di dashi, e poi soba, katsu, sarebbe cotoletta di maiale. Questi sono tutti finti, incredibile, vero? Sono tutti finti, sembrano veri, ma abbiamo questa cultura di mettere in vetturina tutti questi piatti finti, ma sembrano veri, sembrano buonissimi. Non è che fanno per stranieri che non capiscono giapponese, ma quando ero piccola sempre ho visto questa cosa qua, per farci capire come sono fatti questi piatti e farci voglia di entrare per mangiare questi piatti. Qua potete vedere dei dolcetti. I dolci giapponesi tradizionali sono fatti di fagiolini, azuki e spesso con mochi, ma abbiamo anche i dolci occidentali di origine e per poter vendere il meglio spesso giocano con pupazzi, con la faccetta carina di animali. Per il primo pasto in Giappone abbiamo deciso di mangiare il ramen. In Giappone ci sono tanti tipi di ramen. Questo ramen era tipo Yokohama Iekei, ha una zuppa a base di tonkotsu, osso di maiale e salsa di soia con i noodles molto grossi. Eravamo così felici di poter mangiare il ramen e anche gyoza, ravioli alla griglia. La zuppa era troppo salata e questa cosa qua mi è dispiaciuta, però tutto sommato era molto buono.
L'ho mangiato con bel suono come dovrebbe essere. Gyoza era buonissima. Dopo il pranzo abbiamo passato qualche ora in aeroporto e abbiamo preso l'aereo verso le 5 di pomeriggio per andare all'aeroporto di Kansai, sarebbe Osaka. Abbiamo trovato un biglietto per Osaka da Tokyo che costa veramente poco, 58 euro a testa. Invece da Venezia a Tokyo, andata e ritorno, abbiamo speso 1500 euro a testa. Dopo 1 ora e 40 minuti di aereo siamo arrivati all'aeroporto di Osaka. Dall'aeroporto siamo per prendere il treno per andare a questo posto che abbiamo prenotato. È un appartamento invece di hotel. Prima di prendere il treno abbiamo trovato questo robot molto carino. Era scritto che è un robot che ci dà una informazione per la prova, mettevano un breve periodo. Allora gli ho chiesto come arrivare alla stazione dove c'è l'appartamento che abbiamo prenotato. 今から今宮恵比寿に行きたいです。1番線から南海空港線空港急行難波行きの電車に乗ってください。 Mi ha risposto in modo impeccabile, incredibile, e mi ha chiesto se mi interessa sapere più dettagliato. Ho risposto che sono a posto e l'ho ringraziato. Allora mi ha detto buon viaggio. È scritto che la lingua disponibile sono giapponese, inglese, coreano e cinese. Allora mi è venuta voglia di fare un scherzetto parlando in italiano. Buonasera. Buongiorno. よくわかりませんでした。Questo viaggio in Giappone abbiamo deciso un po' prima della partenza e non abbiamo avuto il tempo per pianificare di preciso, infatti abbiamo prenotato solo primi trenoti a Osaka e dopo decidevamo dove andare e prenotare ai prossimi alloggi. Ma vi consiglio fortemente di pianificare bene prima di partire e prenotare gli alloggi fra posti che visiterete, quali mezzi utilizzerete. Allora quali mezzi dovete informarvi, l'autobus, treno normale, treno ad alta velocità, anche il loro orario. Alcuni mezzi potete anche già acquistare i biglietti in anticipo. Noi inizialmente ci piaceva questa idea di prenotare solo primi 3 giorni e poi dopo siamo liberi e decidevamo giorno per giorno, ma abbiamo avuto la difficoltà di trovare il tempo e soprattutto la forza di pensare e fare queste cose durante il viaggio, che ogni giorno camminavamo al minimo 15.000 passi, spesso anche 20.000 passi, quindi la sera eravamo sfiniti e volevamo solo cenare e riposare. Questa è una immagine di sempre distributore delle bevande che abbiamo trovato sui binari perché dovevamo fare dei cambi di treno. Ho trovato un locandino molto carino di Maiko di Kyoto. Ecco qua, siamo arrivati finalmente a questo appartamento. E dalla porta di casa nostra a porta di questo appartamento ci abbiamo messo circa 30 ore. Era piuttosto grande e era migliore alloggio durante tutto il viaggio in Giappone. Infatti ci è piaciuto molto questo posto e poi ci rendevamo conto che era molto molto faticoso il viaggio se facevamo giro fino a Izumo, che è molto più est della zona di Kansai, dove ci sono Osaka, Kobe, Kyoto, Nara, e andare a Hiroshima, andare a Takamatsu. Era veramente impossibile per questo viaggio. Allora abbiamo deciso di allungare di soggiorno in questo appartamento e abbiamo deciso di visitare bene a Osaka, Nara e Kobe. Questo primo video del viaggio in Giappone termina qui. In prossimo video vi farò vedere la prima cena in Giappone andando a fare la spesa a Konbini, un negozio che è aperto 24 ore su 24 e ci sono tantissime cose. Vi dirò cosa vendono di preciso. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al mio canale Gioia in Cucina. Allora ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!
You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby.